Sempre quando si parla di amore noi presentiamo l'amore della nostra vita, la come si chiama? La professoressa Danila Elisa Morelli. Ma che ha detto? Ma che ha detto? Non lo so, impazzito. Ma non si permetta di parlare così alla prof. Io lo faccio con tutte le donne che vengono in studio, lo sai. Ma lei è fuori. Vabbè, cosa un minimo di decenza. Ma che cosa ho detto? Ma si rimetta al grembiule. Ma se tu lo dici a Claudia Roveda, io lo dico a lei, non ho capito. Buongiorno. Bene, grazie. Bene. Me l'ha fatta diventare rossa. È diventata rossa? Ma no, è perché c'era la sudarella, gli è venuta. Lo so, io la confondo, professoressa. Prego, andiamo avanti. Ma scusi, perché? Ma guardi come l'ha imbarazzata. Ma perché le lezioni vanno avanti anche a giugno? Non ho capito. Perché cosa fareste senza di me il martedì mattina? Ma io c'avevo un sacco di robe da fare. Tra l'altro, sì? Allora, io sotto il banco gioco a carte. Sì. Non so. Giocano ancora a carte gli studenti sotto il banco? Se lo fanno io non li vedo. No, allora adesso io ai miei tempi giocavo a Forza 4. Vede. No. Allora, parentesi. Cosa fanno sotto il banco? Cosa giocano? Adesso con i telefonini, forse. Potrebbe esserci quel rischio. Sì. Che è un rischio. Noi giocavamo a carte, anche a dama, c'è chi si portava la dama, battaglia navale, andava per la Ma maggiore. mi allungate l'intervento dopo? No, per tagliare, non vogliamo fare lezioni. Non vogliamo fare lezioni. Di che si parla oggi? Di che si parla oggi? Oggi si parla di Giovanni. Vedi. Ma di San Giovanni. Allora no. San Juan. San Juan. Allora, intanto, la festa del Santo Patrono. Non sto a spiegare di Torino, santo, non di Torino, solo. di qualche altra città. Firenze, ad esempio. Per caso. Santo Patrono. Patrono viene da pater. Sì. A chi era il patronus in epoca romana? Non c'entrava niente con la Chiesa. Perché il patrono era in pratica un uomo molto influente che poteva proteggere economicamente o politicamente persone meno influenti di lui, i cosiddetti clientes, i clienti da cui cliente non mi verrà. Clientelare? Sì, esatto. Okay. Il patrono quindi era una figura di spicco che in qualche modo aiutava, proteggeva, eccetera. Poi ovviamente la Chiesa, una sorta di antico supereroe. Esatto. È entrato nel linguaggio ecclesiastico, oggi noi lo usiamo soltanto più per i santi, in effetti, che sono i santi che guidano, che proteggono, quindi San Giovanni. Sul nome Giovanni non mi spingo troppo perché è un nome ebraico. Diciamo che la radice è sempre quella di Yahweh, quindi Dio in ebraico, e significa Dio è misericordioso. Non pronuncio Dio ha misericordia. Esatto, Marco, ricordatelo. Dopodiché mandando me, Dio ha avuto misericordia di te. Dopodiché stamattina vi ho ascoltato e ho sentito che il buon Giovannino qui presente si domandava falò. Sì. Allora, mettiamo un po' per di me chiarezza. falò. Già farò, detto da lei, detto da me suona un po' strano. Riesci a dirmi una R normale una volta? È impossibile. Ci ho provato, ma non c'è niente. Allora, farò è una storpiatura, tra virgolette, tutta torinese. Sì? In tutta Italia nessuno dice farò, a Torino è tipicamente così, è una, dizione antica, non si capisce perché. Vede perché. Detto questo, però, potremmo dire che i torinesi sono molto più legati al greco antico, perché la parola viene dal greco. E ci sono due probabili etimologie. O pharos, che significa faro, il faro, la luce, oppure phanos, che è la radice di faino, mostrare, ed è in pratica il termine che viene usato per le lampade, le fiaccole. Quindi in tutti e due i casi certo, se fosse pharos vorrebbe dire che noi di Torino sappiamo pronunciare. Sì, proprio ce la tiriamo. Faros esatto. Ci piace, Dopodiché, non so se voi avete fatto la famosissima acqua di San Giovanni. No, che cos'è? No, perché allora l'ho visto una foto sui social con i fiori, l'acqua, vero? I fiorellini nell'acqua. È un'usanza in tutta Italia, probabilmente anche fuori dall'Italia, non lo so. Ma io qui non l'ho mai mai in tutta Italia, ti assicuro mai che sentita, così. mai Ma vista. l'ignoranza. Allora, 4 meno. 4 meno. Allora, è probabilmente più tipicamente femminile, questo sì. Si prende una bull, una ciotola d'acqua, no, una ciotola, una cosa un pochino più rituale. Si mette dell'acqua, sarebbe meglio acqua di fonte, ma va bene. Pensavo di fogna, anche acqua di fogna. Mettiamo l'acqua di fogna e poi ci versiamo lì delle piante. No, ci ormai mettiamo lì macerate. delle piante, dei semi, eccetera, a seconda di quello che noi vogliamo ottenere. Sì. Dopodiché la teniamo fuori durante la notte tra il 23 e il 24.
Il mattino presto la prendiamo e ci si lava. Ma è un ci rito si da streghe. Si asperge cosa? Le mani, il viso e sì. porta bene. sì. Tra tutte le cose che si possono mettere ci sono, o meglio c'è, l'iperico. Che cos'è l'iperico? Non Allora, lo so. l'iperico è il cosiddetto fiore di San Giovanni. Ah. Sì. E qui ci divertiamo con un ultimo aneddoto, Sì. perché questo nome può essere due cose completamente diverse. Allora, iper, che significa sopra, e icon, iperico, quindi sarebbe i fiori che si mettevano sopra le immagini sacre, Sì. oppure iupo e reicon, quindi sotto l'erica, perché il greco antico... Sa il che greco non ho si capito capisce veramente Ma non una lo so, mazza, non ma lo so. l'ammiro per la cultura. Senta, Complimenti. me lo fa grazie. anche per il 25 di aprile con San Marco? Assolutamente sì, se cade di martedì o se no vengo apposta. Beh, che meraviglia. Ecco. Che fa, Purtroppo balla? Perché finisce balla? così. Arrivederci, prof. Arrivederci, Alla arrivederci. prossima.